Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno a grande richiesta a riascoltare e analizzare Dimash. È un cantante di cui ho già fatto tante altre reaction e analisi. È già un po' di tempo che non faccio altre reaction su di lui e quindi adesso vorrei ritornare ad ascoltarlo. E io come al solito scopro le sue esibizioni qui direttamente mentre faccio queste reaction, quindi questa non ho mai ascoltato questa esibizione. Si tratta di War and Peace dal concerto a Kiev dell'Arnau Tour. Mi è stata consigliata da voi, mi avete consigliato tante esibizioni di Dimash, ho scelto quella che mi ispirava di più. Qua ci sono anche i sottotitoli in inglese, so che è un brano suo scritto da lui, quindi sono molto curioso di andarlo ad ascoltare e analizzare insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Io ora ascolterò tutta l'esibizione senza interruzioni, dopodiché tornerò dall'inizio e cercherò di analizzare e dare un po' di dettagli tecnici. Andiamo ad ascoltare.
bravo, veramente bravissimo, veramente incredibile. Ok, ok, ritorniamo, ecco, rimettiamo dall'inizio. Allora, adesso proverò ad analizzare cosa è successo. Intanto mi piace moltissimo il brano, veramente molto bello. Lui ha sempre delle idee molto interessanti come melodie, e anche riesce sempre proprio a mettere insieme, anche dal punto di vista melodico, sonorità comunque un po' più classiche con altre un po' più moderne. Non soltanto vocalmente, abbiamo visto che si muove continuamente tra stili completamente diversi, tra il classico e il moderno, però anche proprio a livello di musicalità, di sonorità del brano, c'è questa commistione di generi tra il passato e il presente, veramente molto interessante. Il brano molto bello anche dal punto di vista del significato. Questa è una canzone contro la guerra, evidentemente, ed è una canzone molto attuale, perché in un mondo, nel nostro mondo attuale, insomma, le guerre continuano ad esserci e continua a incalzare, diciamo, la prepotenza dell'uomo. Ok, qui abbiamo il mio gatto che è d'accordo col fatto che le guerre sono sbagliate. Scusate, la parentesi, no, tornando seri, io trovo veramente assurdo che nel 2024 ancora ci siano delle guerre così violente, sanguinose, per motivi futili, veramente futili. Quindi Dimash è un personaggio, una persona che si è sempre battuta contro appunto queste ingiustizie, ok? Questa violenza immotivata. E anche ha scritto altri pezzi, insomma, contro la guerra, e questo è uno di questi. Quindi un valore aggiunto sicuramente la sua attività nel cercare un po' di smuovere le coscienze, ecco, nei confronti di questo tema molto delicato. Comunque adesso andiamo da capo e proviamo ad analizzare anche tecnicamente cosa ha fatto il nostro Dimash, che è veramente un mostro di tecnica assurda. Andiamo a sentire. Ok. Intanto questo inizio strumentale veramente molto, molto bello. Parte con questi archi. Sì, sì, sono solo gli archi. Poi a un certo punto entra tutto lo strumentale, che però è uno strumentale moderno, perché come sentite c'è la batteria, una batteria moderna, una batteria rock, però comunque questi cori abbastanza classicheggianti, ma con questa vena un pochino più moderna, ecco, anche che fanno delle note anche un po' inquietanti, un po' tormentate. Mi ricorda un po' l'atmosfera di alcune colonne sonore di Danny Elfman, che ha scritto le colonne sonore di Tim Burton. Alcuni fraseggi me lo ricordano. Comunque diventa immediatamente moderna la canzone quando parte la batteria, sentite? Sì, c'è un aspetto molto rock in questa parte. Mi ricorda un po', paradossalmente, Devin Townsend, che non so se lo conoscete, però è un artista che sperimenta molto con i suoni, con queste sonorità un po' inquietanti, un po' creepy, ma comunque rock, assolutamente. E anche con questi cori, mi ricorda un po' Devin Townsend. Magari fatemi sapere se lo conoscete, potrei fare qualche reaction anche su di lui, forse qualcuno me l'aveva consigliato. Comunque, molto bravi anche i coristi, bello il fatto che ci siano i coristi dal vivo, tutto molto bello. Andiamo a sentire Dimash.谁先将这流水
Molto bello. Allora, qui lui ha sempre questa abitudine di iniziare con i soffiati, quindi questo soffiato in M2, quindi meccanismo leggero, le corde sono sottili e va a, sì, a creare questo suono arioso molto, molto bello, molto efficace, timbricamente interessantissimo, e è un po' il suo marchio di fabbrica. Ok, è sempre molto, molto efficace, molto emotivo. Vedete anche poi con lo sguardo come interpreta per tutto il brano, è sempre molto ehm, assorto, molto concentrato sulle parole che sta dicendo. Qui sta dicendo che l'odio ci divide, che chi è disposto a fare il primo passo per superare quest'odio, questa divisione totale, no? E poi si vede anche nello schermo dietro di lui appunto questa città devastata dalla guerra, insomma, quindi anche visivamente lui è sempre molto attento a cercare di portarti dentro ai brani che sta cantando, aiutandosi con lo sguardo, quindi con l'aspetto visivo, ecco. Tutto molto bello, tutto molto bello. Andiamo avanti. Bello, molto bello. Anche questo primo ritornello è cantato praticamente tutto a massa leggera, quindi possiamo dire che sia un falsetto, anche se faccio fatica a parlare di falsetto con Dimash perché, a parte alcuni fraseggi che sì, mi danno proprio l'idea del falsetto, è comunque anche se il suono è molto sottile e leggero e arioso, comunque mi dà sempre l'impressione che in qualsiasi momento possa diventare più pieno. Ok, quindi in realtà lui è sempre in un equilibrio che lo mantiene in voce mista anche quando sta alleggerendo così tanto, però sì, diciamo che questa parte è talmente leggera e eterea che possiamo parlare di falsetto. Quindi un M2 è sempre molto arioso, molto sfiatato e leggero, ok? Molto bello perché dà proprio questo senso di malinconia. Molto struggente questa parte, assolutamente. Lui è bravissimo nel gestire questi soffiati su queste note molto alte comunque, perché ricordiamoci che lui è un uomo, ok? E sta cantando note da soprano, praticamente da donna in ogni caso. E lo sta facendo con un timbro molto femminile. Ed è molto credibile comunque mentre lo fa, ok? Quindi ha veramente tanta tecnica che lo supporta. E oltre a questo soffiato va anche a gestire il vibrato in maniera molto molto credibile. Ah, ecco un'altra cosa che non ho detto prima, nella strofa ci sono stati tanti piccoli melismi, sono melismi sempre un po' tribali, che richiama un po' credo le sonorità del suo paese, insomma del Kazakistan. Io credo anche che stia cantando in kazako, però magari sempre come al solito fatemi sapere voi nei commenti se è corretto. E quindi forse anche per dare ancora più valore alla sua lingua va a creare questi ribattuti, questi fraseggi, questi riffs and runs un po' però tribali appunto, un po' etnici, sicuramente non sono melismi pop in questo caso, ok? Forse ogni tanto sì, un pochino una vena pop salta fuori, però sento più una dimensione più come un canto tradizionale, ok? Cosa che abbiamo già sentito fare sempre da Dimash in altre sue esibizioni, ogni tanto lui ce la mette dentro questa vena e fa parte delle sue influenze, diciamo, artistiche. Comunque andiamo avanti. Ah, e mi piace molto il fatto che in questo ritornello, nonostante lui sia leggerissimo, la base è anche però molto carica, ok? Questo contrasto è molto interessante, molto efficace.
Di nuovo questi melismi, come abbiamo sentito qua, vengono ancora più enfatizzati dal fatto che qui sta togliendo quell'effetto arioso della prima strofa, e quindi sta utilizzando un suono un po' più compresso, ok? Compressione cordale, quindi le corde sono più chiuse, non c'è quello sfiato che era voluto all'inizio, e quindi di conseguenza il suono diventa più pieno perché si carica di armonici. È sempre molto leggero, anche quando cerca un suono pieno, lui è sempre a massa sottile. Ok, le sue corde sono sottili, ehm, però appunto l'effetto che ottiene è di una pienezza maggiore. Tutto veramente molto bello. Guardate di nuovo lo sguardo, com'è corrucciato, perché sente il peso delle parole che sta dicendo, ok? Un equilibrio tra il bene e il male, insomma, sono parole grosse, voglio dire, sono temi importanti, anche molto drammatici. Per quanto riguarda lo strumentale, mi piace moltissimo questa chitarra che sembra un po' funk quasi, inaspettata perché non me l'aspettavo in questo punto della canzone, però è interessante, sì, mi ricorda un po' una chitarra funk, sì, un po' alla Doobie Brothers per dire. E anche il basso molto funk. È interessante di nuovo la commistione di generi che riesce a mettere insieme a dei musicisti veramente molto bravi che lo accompagnano, che danno valore ancora di più all'arrangiamento, che sicuramente è stato pensato anche da Dimash. E ecco, questo è forse anche di nuovo ritorna un po' l'influenza di Michael Jackson, lo si vede anche un po' come si veste sul palco di Mash e anche un po' da questo arrangiamento che ha una chiave un po' funk. Ecco, so che lui è un grande estimatore di Michael Jackson e qui si sente un po' dalla sonorità di questo brano. Ecco, e andiamo avanti. Questo passaggio è incredibile. Allora, intanto già i fraseggi che stava facendo nella strofa non sono per niente banali, molto complessi, molto difficili, ma quel melisma ascendente che ha fatto per lanciare il ritornello, che poi viene lanciato con un suono veramente molto pieno e molto lirico, con questo suono classicheggiante, però quel melisma è stato incredibile. Proviamo a riascoltarlo. Wow, bellissimo, bellissimo. Io non saprei veramente riprodurre un melisma del genere, me lo dovrei proprio studiare tantissimo perché è di una complessità incredibile. Di nuovo, comunque, un melisma appunto tribale, un po' etnico, sicuramente, non un melisma pop, e poi questa nota acuta con questo suono da tenore lirico, assolutamente. Vediamo che nota è. Ok, tocca un Si4, credevo fosse più in alto, però comunque già una nota veramente, cioè è la nota del Nessun Dorma, ok, nella versione comunque cantata per esempio da Pavarotti, ecco, cioè, è l'acuto della canzone, qui invece lo fa proprio così con scioltezza e dopo va molto più in alto con questo suono da tenore lirico e quindi vedete che anche la bocca. Qui no, qui no, qui la bocca torna in questa posizione con questo sorriso e non va a aprire troppo, quindi ritorna a una gestione orizzontale, però poi quando fa la nota acuta va a verticalizzare, cerca più lo spazio della O. Si muove continuamente tra orizzontale e verticale, non è mai fermo, ok? Quindi è anche interessante questa cosa, non è neanche per niente facile da fare, perché sulla stessa frase, qua per esempio l'acuto l'ha fatto più orizzontale, qui, e poi è ritornato verticale alla fine della frase, molto interessante, sempre muovendosi tra stili diversi, perché l'acuto era molto più rock, molto più tagliente, schiacciato, sempre di nuovo con questo melisma che ha aggiunto tra l'altro, e poi quando è tornato giù invece è tornato un pochino più lirico, ok? Interessantissimo. Poi sta facendo le note alte e le sta facendo in voce piena, veramente bravo.
Andiamo avanti. Anche qua, su questo yeah, ha cambiato di nuovo stile, ok? E è diventato più pop. Qua sì, assolutamente, su quello yeah, però in tutta la parte precedente invece era molto più classicheggiante, molto più lirico. E, veramente interessante. Riascoltiamo un attimo questa parte. Qui. Ma poi il punto è che lui, ho parlato di massa sottile prima, no? È a massa sottile anche qui, ok? Anche se il suono risulta così pieno e potente, è tutto un gioco di risonanza e di compressione, ok? C'è chiaramente un grande lavoro da parte dell'appoggio e del sostegno, quindi sta veramente lavorando tanto a livello respiratorio per, diciamo, supportare questo suono così pieno. Però a livello cordale le sue corde sono sottili, non sono spesse, il suono non è pesante. Infatti vedete che è rilassatissimo mentre fa questa cosa. Sta facendo un atletismo comunque incredibile, che richiede tanto allenamento, tanta pratica, e il corpo si deve abituare a fare una cosa così impegnativa, però è molto elastico, molto flessibile. La sua voce è comunque leggera, nonostante stia facendo una cosa comunque complessa. E sì, si sta muovendo in maniera molto, molto agile. Bravo. Andiamo avanti. Bello questo stacco orchestrale. Ok, qua secondo me è salito di tonalità, vediamo. Sì, qua è su un Re 5, quindi è andato molto più su, insomma, una terza sopra rispetto a quello che stava cantando prima, però non ti dà quasi l'impressione che sia salito, perché tanto lui è sempre così comodo su queste note che non si sente differenza timbrica rispetto a quello che ha fatto prima, eppure è salito. Ok, quindi notevole. Mi piace moltissimo anche la scenografia con queste fiammate, visivamente molto molto efficaci, quindi sì, veramente molto molto bello. Ascoltiamo questo passaggio. Questo è sempre un acuto rock, vediamo che nota è. Sì, è un Sol 5, ok, quindi è una nota proprio da rockettaro, da pezzo dei Deep Purple, per dire, ok? E lo sta facendo con quello stile, molto tagliente, vedete come scopre i denti, come punta il suono in avanti, però anche qua sempre molto controllato, il suono rimane pieno, collegato, non si stacca mai, non si sente mai nessun tipo di dislivello, ok? Molto omogeneo, controllatissimo, bravo. Andiamo avanti. Ok, qua è tornato chiaramente su un suono invece più leggero, quindi possiamo dire falsetto in questo caso, no? O comunque da un suono molto più pieno e più compresso a un suono un pochino più leggero e di testa, mentre prima era molto più in consonanza mista. Andiamo avanti.
bello, bravissimo. Allora, cos'è successo qua? Intanto, vorrei menzionare il vibrato, che è veramente molto musicale, molto regolare, bravissimo a gestire il vibrato. Tra l'altro il vibrato aiuta anche ulteriormente ad alleggerire il suono, ma allo stesso tempo alleggerirlo dal punto di vista meccanico, ma rinforzarlo dal punto di vista degli armonici, perché diventa acquisisce più intensità anche, sia emotiva che proprio di volume, di armonici, okay? Bravissimo nella gestione del vibrato. Poi qua ritorna sul soffiato come all'inizio. Ehm, riportando un po' quella malinconia iniziale del brano, enfatizzata anche dalla presenza di questi volti, di questi bambini che insomma, ci ricordano che la guerra uccide in realtà i bambini, e la guerra, diciamo le maggiori vittime della guerra sono proprio i bambini, più che gli adulti che si fanno la guerra tra loro, okay? E quindi è anche molto toccante questa immagine finale. E poi dopo questo soffiato etereo ti rispara questo acuto roccheggiante al 100%, riascoltiamolo. Questo è un acuto rock, vediamo che nota era. Bellissimo, veramente molto bello, e qua quindi scopre i nuovi denti e cerca questo suono compresso e potente, veramente molto bravo. Questo è quello che possiamo chiamare, questo acuto finale sicuramente, ma anche altri passaggi che ha fatto prima, sicuramente lo possiamo chiamare mix estremo, che è il tipo di mix che insegno anch'io nei miei corsi, ed è il metodo che seguo perché descrive proprio la metodologia per arrivare a questo tipo di suono, ok? Mix estremo cosa significa? È voce mista, quindi equilibrata, non spinta, ma neanche che va verso il falsetto, ma rimane in una via di mezzo, che rimane piena ma non sforzata, ma allo stesso tempo è molto piena perché va a lavorare con la compressione falsocordale, quindi le false corde comprimendo sulle corde vere vanno a produrre questo suono molto pieno, nonostante sia in questo caso, nel caso che abbiamo appena sentito da Dimash, tutto prodotto in M2, ok? Quindi massa sottile, eppure il suono risulta pieno, come se fosse sempre in M1, ok? Quasi come se fosse di petto, paradossalmente. E è la tecnica che lui usa quando fa questi acuti più rock, ok? Veramente molto molto bravo, bellissimo. Mi fermo qua, mi è piaciuta tantissimo questa esibizione. Fatemi sapere per favore anche voi nei commenti cosa ne pensate e quale potrebbe essere la prossima reaction su Dimash e non solo. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ci vediamo al prossimo video, ciao!